salutiamo Alcalá e adesso proseguiamo verso nord. Vogliamo andare a raggiungere la costa nord di Tenerife e andare a scoprire altri posticini che ci mancano dall'anno scorso. Quindi proseguiamo lungomare, arriviamo verso Los Gigantes e poi si sale in stradine di montagna, andiamo sempre più su. Si sale sempre più in alto, saremo sugli 800 metri adesso e tra poco raggiungiamo Santiago del Teide che è a 1000 metri di altitudine. Inizia l'aria un po' più freschina ora. Sua Maestà il Teide. Scollinato Santiago del Teide, siamo arrivati al Puerto de Erjos, 1117 metri. La temperatura, nonostante il sole, si fa sentire più fresca, decisamente. Come vi abbiamo mostrato poco fa, una vista sul Teide innevato fantastica, bellissima. E si vede che le temperature ancora sono freschine, non si sono ancora scaldate come avrebbero dovuto o come solitamente fanno in questo periodo e la neve permane. Si vede la strada com'è tortuosa? Ecco, è quella che andiamo a fare ora. L'abbiamo già fatta in realtà, però abbastanza impegnativa e stretta. Oh, oh, oh. Perché? Perché qua è stupendo, guardate, questa è tutta la costa nord di Tenerife e questo è il porticciolo di Garachico con il paese qua, stupendo. E questo è il camperozzo con la bettina che fa troppo freddo, non esce. Pazzesca sta strada, tutta curve, tutta tornanti, stretta ma non eccessiva, quindi anche con Carletto ci passiamo bene, è davvero spettacolare, con una vista sul lato nord-ovest dell'isola che è fantastica. Puerto de la Cruz, parcheggiato Carletto. Abbiamo percorso la strada lungomare e adesso siamo lungo la costa nord di Tenerife e siamo a Puerto de la Cruz. Qui abbiamo parcheggiato in questo grande parcheggio. Adesso Mauro mi sta aspettando perché andiamo a farci 2 passi. La temperatura si è abbassata, il sole se n'è andato, fa freschino e quindi più o meno me lo porto. Qui al lato nord dell'isola di Tenerife il clima cambia completamente rispetto al sud, infatti è sempre molto più fresco, più umido, piove un po' più spesso e soprattutto le temperature si abbassano. Infatti qua rispetto a stamattina che Mauro ha fatto il bagno, adesso freschina, non fredda, freschina.
18 gradi, però è il vento che è un po' freddo, quindi abbassa la temperatura percettibile. Quindi insomma è proprio un'isola di microclimi, ce ne sono tantissimi, perché ogni zona ha il suo clima completamente diverso dal resto del paese. Insomma, un'immagine non proprio estiva. No, quasi freschetto, e più o meno un po' eccessivo, però insomma l'aria è fresca. Buonasera, allora siamo qua a Tenerife e abbiamo piacere questa sera di gustarci un po' di sana cucina ligure. Quindi abbiamo trovato basilico, foglie di basilico canaro, ma va benissimo. Abbiamo dell'aglio, anche questo canaro. Abbiamo del grana padano, un po' di olio, anche questo ci vorrebbe l'olio ligure, ma comunque cerchiamo di arrangiarci. E soprattutto il nostro grandissimo macinino a mano. Quindi oggi ci facciamo un pochino di pesto. E da non scordarsi mai per il pesto, i pinoli. Quali abbiamo presi in Spagna? I piñones. Ci siamo? Ci dovremmo essere. Eccola qui, questa cremina. Volete assaggiare? Sapore di casa. Eccoci qua, adesso prendiamo un po' di pesto e lo mettiamo sopra i nostri gnocchi. Che buoni! Buoni? Buonissime. Al nostro amico Marco. Marco, abbiamo trovato l'attività da fare qua in Canaria. Diamoci da fare adesso, va bene? Beh, comunque adesso noi mangiamo, vi salutiamo e ci vediamo domani. Ciao ciao! E nuovamente buongiorno da Puerto de la Cruz. Ci siamo svegliati stamattina con questo bel sole, un po' va un po' viene, insomma, e da qui ripartiamo perché vogliamo andare a rilassarci un po' nei prossimi giorni, ossia abbiamo prenotato uno dei pochi campeggi che esistono su quest'isola e ci vogliamo rilassare per 2 o 3 giorni e magari fare qualche camminata, qualche giro in bici. Ora vediamo cosa ci viene da fare, però abbiamo bisogno di un po' di riposo perché abbiamo passato un mese quasi in Italia abbastanza tosto, impegnativo, e anche qua appena tornati abbiamo avuto 1000 cose da fare, non ci siamo mai fermati praticamente. Quindi ora è arrivato il momento di un po' di pausa e riprendere un po' i nostri ritmi, con calma, lavorare ma con i nostri tempi. Direzione nord e il sole se n'è pure andato. Vabbè, ci prendiamo quello che arriva. Cominciamo a salire ancora un pochino, sempre più su. Siamo arrivati a El Pris, questo luogo delizioso sulla costa nord-ovest di Tenerife. Peccato che oggi è una giornata ventosa, fredda e anche nuvolosa, quindi non avendo il sole non invita a fare il bagno, altrimenti qua ci sarebbe un bellissimo ciarco che è là in fondo. Io mi sono coperta però, perché il vento è abbastanza forte, mal di schiena, quindi è meglio essere coperti. Comunque andiamo a fare 2 passetti per vedere il paesino.
Eccolo qua il Charco del Pris. Ripeto, peccato che il meteo non ci sta aiutando, però sarebbe un posto molto carino, davvero. Questi alberi sono tutti piegati dal vento, guardate che forma che hanno. Questo posto si ha una bella visione del Teide, lassù, oltre le nubi, ancora innevato, lo vedete? Il Teide, che è la presenza costante sull'isola di Tenerife, lo si vede da tutte le posizioni. Bellissimo, 3800 metri d'altezza, vorrei ricordarlo. Che bellino che è questo posto, proprio carino. Adesso andiamo giù che è ora di pappa. Carletto parcheggiato da sole in questo bel parcheggio proprio a 2 passi dal paesino di El Pris. Davvero gradevole. Ora ci fermiamo per un bel pranzo qui e poi ci dobbiamo muovere, però facile che ci torneremo prossimamente. Ripartiamo! Ripartiamo! Eccoci sistemati al camping di Punta del Hidalgo. Carino, l'hanno riaperto da pochi mesi perché l'anno scorso era chiuso ed è stato chiuso per parecchi anni, ci hanno detto, e l'hanno aperto credo inizio ottobre scorso, quindi ce lo godiamo, è davvero piacevole. La nostra parcella è piuttosto grande, piuttosto ampia, quindi siamo a pochi metri dal mare e direi che è un posto molto carino. Quindi ci fermiamo qui almeno 2 notti, poi vedremo se faremo anche qualcosa in più o meno. Mauro mette la corrente, si trova all'inizio. Eccoci dunque parcheggiati qui al parcheggio comunale dell'Hidalgo, 8,50 € al giorno, omnicomprensivo, corrente, acqua, carico, scarico, bagni bellissimi, acqua caldo l'ho sentita poco fa. Parcheggiato il camperozzo con queste bellissime montagne qui alle nostre spalle. Adesso andiamo a fare un giro a vedere com'è il campeggio. Qui stanno costruendo qualcosa, probabilmente saranno i nuovi servizi. Proprio carino carino, merita. Andiamo a vedere dove c'è lo scarico dell'acqua. Ogni piazzuola ha la sua corrente elettrica. Questo è lo scarico, un po' improvvisato, si sente dalla puzza, comunque l'importante è che funzioni, per il resto chi se ne frega. Chiaramente non è il caso di essere col camper parcheggiati vicino allo scarico se si può. Comunque qua deve essere invece tutto nuovo. Questa qui è una struttura che stanno sistemando. Questo qui deve essere l'impianto di depurazione delle acque o di dissalazione delle acque. Qui in Canarie, quando non è sufficiente l'acqua delle sorgenti di montagna, è sempre bene poter dissalare l'acqua di mare. E qua lo si vede un po' meglio. Tutto l'impianto di dissalazione
e depurazione acqua. Comunque l'immagine vista da qua è veramente gradevole. Abbiamo anche Tacos El Pastor, andale, produce i tacos, eccolo qua, andiamo a vedere. Come al solito, una cosa che mi colpisce di questi luoghi è la totale assenza di italiani. Non c'è un italiano che è uno. Incredibile. Spagnoli, tedeschi, francesi, olandesi, italiani, zero. Se voi andate a Las Americas, a Los Cristianos, Costa Deje, sono tutti italiani, ovunque sentite parlare italiano, ovunque, senza nessunissimo problema. Il resto dell'isola, zero. Evidentemente noi italiani dobbiamo riunirci tutti nello stesso luogo, che è bello, niente da dire, è molto turistico. A noi non è che piaccia particolarmente perché lo troviamo troppo turistico, troppo edificato e quindi non è del nostro gusto, però non possiamo negare che il luogo, soprattutto in inverno dove tu hai caldo, puoi fare i bagni, sia estremamente gradevole. Ma il problema principale è che dalle altre parti noi abbiamo lasciato la costa sud dell'isola da 3 giorni e in questi 3 giorni non abbiamo trovato un italiano, che è uno. Quindi fa riflettere questa cosa, fa riflettere tanto. E cosa fa Mauretto seduto fuori dal camper? Che fai? Guardavo il nostro video al chiarore della sera. Si sente una tua voce doppia, infatti. È uscito da poco il nostro video, stavo guardando come era venuto. Tutto qua. Bene. Adesso andiamo a farci un aperitivo da quei signori che hai trovato qui nel campeggio? Sì, possiamo. Adesso facciamo, venite con noi a farvi l'aperitivo messicano. Da pensionati andiamo a fare il giro del campeggio. Andiamo a vedere com'è la situazione qua attorno. È carino, tra parentesi, perché comunque delle piazzole molto ampie. Adesso stanno costruendo da nuovo una sala che sarà presumibilmente un ristorante. Immagino facciano anche lavanderia o altri servizi utili al campeggio e poi vedremo come diventerà. Quesadilla. Buona. Buena, buena. Hola. Il quesadilla, taco del al pastor e il gringa. Che cose buone, ci facciamo un mezzo aperitivo sì. prima di cenare. Sì. Visto che stanno ancora sistemando questo campeggio, è stato chiuso per 10 mesi per manutenzione e tuttora una parte del campeggio è chiusa, hanno messo questi signori messicani a offrire a pagamento, logicamente, qualcosa da mangiare tipico messicano e noi non possiamo fare altro che assaggiare. Vero? Assolutamente. Esta salsa es la original de México. Vale. ¿Poco cilantro también? No, es el mismo por Mal. mí. Andiamo a assaggiare i tacos. Andiamo in camperozzo. Con questo tramonto qua, guardate che bello, quel tramonto che è dietro l'isola. E di quello che mi dici? Molto esotico, molto valido.